Padova è una città che ha un asso nella manica che poche altre al mondo possono vantare, la Cappella degli Scrovegni, con il ciclo di affreschi di Giotto che ha cambiato per sempre la storia dell'arte occidentale. Ma Padova non è solo questo. Ha musei civici di grande qualità, una basilica medievale tra le più importanti d'Italia e un centro storico che si visita quasi interamente gratis. Il sistema è più semplice rispetto a Parma, ma c'è un errore comune in cui cadono molti visitatori. Comprare i biglietti separatamente, non prenotare in tempo o affidarsi a siti terzi che aggiungono commissioni su un biglietto che puoi prendere gratis sul canale ufficiale. In questa guida ti spieghiamo cosa vedere, quanto costa davvero e come organizzarti senza sprecare niente. Se nel tempo dovessero esserci modifiche importanti a prezzi, orari o altre informazioni, troverai tutti gli aggiornamenti nella descrizione del video. In ogni caso, ti consigliamo sempre di verificare sui siti ufficiali prima della partenza. Prima di iniziare, una cosa utile. Siccome questo video è pieno di informazioni pratiche, abbiamo preparato delle schede riassuntive che compariranno durante il video. Tariffe, biglietti, punti vendita. Puoi mettere in pausa quando vuoi e fare uno screenshot. Avrai tutto salvato sul telefono senza dover prendere appunti. Tutto ruota attorno alla Cappella degli Scrovegni e non è un'esagerazione. Giotto la decorò tra il 1303 e il 1305 con un ciclo di affreschi che raccontano la vita della Vergine e di Cristo attraverso 37 scene disposte su 3 registri sovrapposti. È considerato il momento in cui la pittura europea smette di essere simbolo e diventa racconto. I personaggi di Giotto hanno espressioni reali, occupano spazio reale, si muovono con una naturalezza che nell'arte medievale non esisteva. Entrare nella cappella è una delle esperienze più intense che l'arte italiana possa offrire. Il biglietto combinato con i musei civici costa 15 euro più 1 euro di diritto di prenotazione, quindi 16 euro in totale. Il ridotto scende a 11 euro più 1 euro di prenotazione. Accanto alla Cappella degli Scrovegni si trovano i musei civici agli Eremitani, che raccolgono la collezione d'arte e archeologia del comune, opere dal Medioevo al Settecento, una sezione medievale e rinascimentale di buon livello e una raccolta di reperti che raccontano la storia della città dall'antichità in avanti. Il biglietto dei soli musei senza la cappella è 11 euro intero, ma come spieghiamo nella sezione sui pacchetti, quasi mai ha senso comprarlo separatamente. Nel cuore del centro storico si trova il Palazzo della Ragione, uno dei palazzi medievali più grandi d'Europa. Il salone al piano superiore è una sala unica senza colonne, lunga 82 metri, con le pareti interamente affrescate, con un ciclo astrologico e allegorico di straordinaria complessità. È un edificio che dà la misura di quanto fosse ricca e ambiziosa Padova medievale. Il Palazzo della Ragione segue una propria gestione tariffaria. Verifica sempre sul sito ufficiale le modalità di accesso e gli eventuali biglietti combinati disponibili al momento della visita. Poi c'è la Basilica di Sant'Antonio e qui arriva la buona notizia. L'ingresso è completamente gratuito ed è uno dei luoghi religiosi più visitati d'Italia, meta di pellegrinaggi da tutto il mondo. La Basilica è un edificio straordinario con le sue cupole orientaleggianti che dominano il profilo della città e l'interno custodisce opere di Donatello, bassorilievi bronzei e la Cappella del Santo che da sola merita la visita. Rispetto ad altre città, Padova è relativamente semplice da gestire. C'è un'attrazione dominante e un circuito museale che la affianca, e la scelta giusta nella grande maggioranza dei casi è una sola: il biglietto combinato che include la Cappella degli Scrovegni, i musei civici agli Eremitani e il Palazzo Zuckerman. A 15 euro più 1 euro di prenotazione per un totale di 16 euro. Prima di partire, verifica su padovamusei.it la composizione aggiornata del biglietto e gli eventuali siti inclusi nel circuito. Se compri i biglietti separatamente, arrivi a spendere di più. Non c'è nessun motivo logico per farlo, eppure è l'errore più comune tra i visitatori che non si informano prima di arrivare. Per i giovani e gli studenti il ridotto combinato scende a 11 euro, più 1 euro di prenotazione, quindi 12 euro in totale.
I bambini sotto i 6 anni entrano con un contributo simbolico di €1. Esistono anche card più ampie come la Orbs Picta Card, disponibile in 2 versioni per i turisti, €28 con validità 48 ore e €35 con validità 72 ore. Esiste inoltre una versione da €25 riservata ai residenti della provincia di Padova, con validità di 6 mesi. Se ti fermi a Padova una sola giornata, nella maggior parte dei casi il biglietto combinato da €16 resta la scelta più conveniente. Include già la cappella degli Scrovegni e i principali musei del circuito. La Urbs Picta Card ha invece senso soprattutto per chi trascorre un intero weekend o più giorni in città. Oltre ai siti compresi nel biglietto base, include infatti anche altri luoghi del circuito UNESCO dei cicli affrescati del Trecento, come il Battistero della Cattedrale, l'Oratorio di San Giorgio, l'Oratorio di San Michele, la Cappella della Reggia Carrarese e la Chiesa dei Santi Filippo e Giacomo agli Eremitani. Nelle versioni turistiche sono inoltre inclusi tutti gli autobus e i tram della rete urbana di Padova per l'intera durata della card, un vantaggio che da solo può far risparmiare diversi biglietti a chi si sposta spesso tra i vari monumenti. Tra la versione da 48 e quella da 72 ore non cambia ciò che puoi visitare. Entrambe danno accesso agli stessi siti e agli stessi trasporti pubblici, cambia semplicemente il tempo a disposizione per utilizzarli. Per l'acquisto dei biglietti, online è l'unica scelta che consigliamo e in questo caso non è nemmeno facoltativo, la prenotazione è obbligatoria. Ti consigliamo di prenotare sempre attraverso il sito ufficiale cappelladegliScrovegni.it o i canali ufficiali collegati. Non c'è alcun motivo per pagare commissioni aggiuntive a siti terzi quando puoi prenotare direttamente attraverso i canali ufficiali. Non esiste uno sconto per l'acquisto online. Il prezzo è identico a quello in cassa, con l'aggiunta dell' di prenotazione che paghi in ogni caso. Una regola fondamentale: prenota con anticipo, soprattutto nei periodi più richiesti. Quando acquisti il biglietto sul sito ufficiale, scegli subito la data e la fascia oraria. Non si può prenotare il giorno stesso e presentarsi senza un ingresso confermato significa rischiare di non entrare. Se arrivi a Padova senza prenotazione e la cappella è sold out, non c'è niente da fare. In caso di ritardo rispetto alla fascia oraria prenotata, non sarà possibile accedere alla Cappella degli Scrovegni, se non prenotando un'altra fascia oraria disponibile e pagando nuovamente la prenotazione. Conviene arrivare con buon anticipo rispetto all'orario prenotato per ritirare il biglietto in biglietteria e raggiungere l'ingresso con calma. La biglietteria fisica si trova all'ingresso dei musei civici agli Eremitani, in piazza Eremitani 8. Per il Palazzo della Ragione verifica sempre sul sito ufficiale modalità di accesso, orari e punti vendita aggiornati. Se arrivi senza prenotazione puoi verificare la disponibilità in cassa, ma nei giorni affollati è un rischio che non vale la pena correre. La Cappella degli Scrovegni non rientra nelle giornate di gratuità statali, quindi non aspettarti di entrare gratis la prima domenica del mese. Per i musei civici possono esserci occasioni gratuite legate a iniziative locali o ricorrenze nazionali, ma vanno verificate sul sito prima di partire. La Basilica di Sant'Antonio è invece sempre gratuita, senza eccezioni. E poi c'è il resto. Tutto gratis. Padova riserva alcune delle sue sorprese migliori a chi non spende niente. La Basilica di Sant'Antonio è già stata nominata tra i luoghi principali, ma vale la pena ribadirlo, uno degli edifici religiosi più importanti d'Italia, con opere di Donatello all'interno, è completamente gratuito. In molte altre città un patrimonio simile costerebbe almeno €10 di ingresso. Il Bo, il palazzo storico dell'Università di Padova, fondata nel 1222, una delle più antiche del mondo, si visita esternamente senza costi e il cortile interno è liberamente accessibile. L'università ha formato Galileo Galilei, che qui insegnò per 17 anni. Il suo pulpito originale è ancora conservato all'interno. Le visite guidate agli interni sono a pagamento, ma solo per i cortili e la facciata non spendi nulla.
Prato della Valle è una delle piazze più grandi d'Europa, un'ellisse di oltre 90.000 metri quadrati circondata da canali e da 88 statue di personaggi illustri legati alla città. È un posto che sorprende per le dimensioni e per l'atmosfera, e non costa niente passarci il tempo che si vuole. Padova è la città più semplice da pianificare tra quelle di questa serie, ma quella in cui organizzarsi male paga il prezzo più alto. La Cappella degli Scrovegni non è un luogo da improvvisare all'ultimo momento. Chi aspetta rischia seriamente di non trovare posto. La strategia è semplice. Vai sul sito ufficiale cappelladegliScrovegni.it, prenota il biglietto combinato con anticipo, scegli il tuo slot orario e presentati puntuale. Con 16 euro hai accesso a uno dei patrimoni UNESCO più straordinari d'Italia. Dal 2021 la Cappella degli Scrovegni fa parte del sito UNESCO dei cicli affrescati del Trecento di Padova.